Oggi per esempio ero in fila al supermercato, guardo gli spinaci surgelati nel carrello e di colpo mi sento uno schifo. Uno che nella vita non ha concluso nulla. Sto dando abbastanza. Non voglio deludere i miei genitori, non voglio deludere i miei professori e soprattutto non voglio deludere me stessa. Ma andare a convivere cosa? Che io ho un dottorato senza borsa e lei fa la cameriera. Se ci penso, ho una famiglia che mi ama, che non mi fa mancare nulla, sono in salute. E allora perché ho la strana impressione che tutto vada bene, ma allo stesso tempo ci sia qualcosa di sbagliato? Che cos'è un segreto pubblico? Un segreto pubblico è qualcosa che tutti sanno, ma di cui per qualche motivo nessuno parla. La conoscete tutti l'ansia, no? Quella sensazione di sconforto, di inquietudine, di pesantezza, di angoscia, di inadeguatezza. Per avere qualche esempio basta guardarsi intorno o guardarsi dentro. La tua sorellina che a 15 anni è già ossessionata dal rendimento scolastico. Quel tuo amico che, cazzo, alla sua età va già dallo psicanalista. Poi ci sei tu, che la sera quando vai a letto vieni assalito da quei pensieri incontrollabili, quelle domande su chi sei, cosa stai facendo, che senso ha quello che stai facendo, sei felice? Potresti essere da un'altra parte? Che occasioni ti stai perdendo? E quale sarà il tuo futuro? Perché a guardarsi intorno non è che ci siano segnali tanto promettenti. La crisi, Trump, il riscaldamento globale, l'inquinamento, le armi nucleari, il neocolonialismo cinese in Africa, il reddito di cittadinanza. Proviamo a essere positivi. Se siamo tutti ansiosi, mal comune, mezzo gaudio, no? Sotto sotto abbiamo tutti il presentimento che l'ansia sia un sentimento diffuso. Eppure facciamo fatica a parlarne con disinvoltura. È come se fosse un tabù. Un tabù di cui abbiamo paura di parlare non solo con gli altri, ma anche con noi stessi. Come succede sempre con i tabù, anche l'ansia viene esercitata attraverso la comicità. E qualcosa di simile succede con il sesso. Il sesso ci coinvolge tutti, però della nostra sessualità più intima parliamo con pochi, con gli amici, i genitori, con lo psicologo se qualcuno ne ha uno. Però al tempo stesso pubblicamente quante volte alludiamo alla sessualità? E questa cosa ci fa ridere, ci solleva, ci fa ricordare che è il segreto di ognuno, no? Ma avete presente quanto si scherza sull'ansia? Ma frate, ma io c'ho l'ansia. Wikipedia definisce l'ansia come una sensazione di intensa preoccupazione o paura relativa a uno stimolo ambientale specifico associato ad una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo in una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso. In parole povere, l'ansia è il risultato dell'incapacità di una persona di adattarsi al mondo che la circonda. Il mondo che ci circonda? Nella comunità scientifica è opinione diffusa che l'ansia sia una caratteristica peculiare del XXI secolo e che le sue cause siano da ricercare nella sfera politica, sociale, economica e ambientale del nostro tempo. Cerchiamo di capire come siamo arrivati a questo punto e facciamo un passo indietro, verso tempi meno ansiosi ma non per questo più semplici. Please, sir. I want some more. What? What? Ask for more? Miseria. La conoscete tutti la miseria, no? Chi di noi non è mai stato afflitto almeno una volta dalla miseria? È che oramai abbiamo tutti un tetto sulla testa, del cibo, possiamo permetterci il riscaldamento e se stai guardando questo video vuol dire che puoi permetterti anche il lusso di una connessione ad internet. Sembrerebbe che oggi la miseria non sia un problema così diffuso, o perlomeno non quanto l'ansia. Un secolo fa era l'ansia essere un problema estremamente marginale, che forse poteva affliggere qualche aristocratico privilegiato. Prima che arrivasse il benessere di oggigiorno, la gente aveva in mente una preoccupazione ben diversa: la fame. E la fame non era un problema temporaneo isolato, era la normalità, la condizione di partenza della stragrande maggioranza della popolazione, contro la quale si lottava ogni giorno. Era il male dell'epoca. Eppure, prima che si raggiungesse una consapevolezza diffusa di questo problema, la convinzione generale era diversa. Era comune l'opinione secondo cui la nascente industria avrebbe portato benessere a tutti. Progresso, benessere in effetti c'è stato, ma dietro c'era il lavoro sfiancante, lo sfruttamento di uomini, ma soprattutto anche donne e bambini. Non tutti ne erano pienamente consapevoli.
Qualcuno lo era e faceva finta di niente. Ed ecco riapparire un segreto pubblico. Tutti sanno che c'è povertà. Forse qualcuno si immagina anche che delle persone possano vivere in condizioni disumane ed essere sottoposte a ritmi di lavoro spietati, ma finché qualcuno non lo dice chiaramente rimane tutto un sentore confuso, fumoso, inafferrabile e quindi inattaccabile. Come fai ad attaccare qualcosa che non esiste? La miseria è riuscita a entrare nel discorso politico e a diventare il carburante delle grandi rivendicazioni sociali dell'Ottocento, anche grazie ai grandi capolavori letterari di denuncia sociale con cui oggi arriviamo perfino a identificare nel nostro immaginario il secolo XIX. Sì, ma tutto questo vecchiume stantio cosa c'entra con l'ansia e con il mondo moderno? Ehi, sì, ha ragione lui! Spiegaci l'ansia, cazzo! Ci arriviamo. Fatemi solo fare un passo intermedio. Due guerre mondiali sono passate, ma ora l'umanità è in pace e finalmente la miseria è stata sconfitta dal progresso. Si torna a casa alle 8, si bacia la moglie, si accarezzano i figli, il frigo è pieno, il letto è caldo e il tempo libero sempre di più. La giornata lavorativa si è ridotta alle attuali 8 ore. La sera c'è il cinema, la radio, la televisione per i più abbienti. Poi ognuno spegne il suo apparecchio e va a dormire. E poi c'è la sveglia, si torna al lavoro, la pausa pranzo, si ritorna a casa, si mettono da parte i risparmi, si ascolta la radio ed infine si va in vacanza. Ci si diverte e poi si torna a casa, si va al lavoro, si mettono da parte i soldi. Quella proposta dal dopoguerra è una vita tra casa ed ufficio. Dopo un po' di anni spesi a farsi bacchettare le dita in un sistema scolastico estremamente rigido e disciplinare. 7x8? Se chi ha visto la guerra e la miseria può tranquillamente accettarlo, questo stile di vita non va più bene alle nuove generazioni. Tutto ciò che viene offerto ai giovani è una vita passata a lavorare, a risparmiare, aspettando di mettere su famiglia, stando bene attenti a non fare sesso prima del matrimonio. E che il partner non sia dello stesso sesso, Questo stato di cose non è più sopportabile. È un dramma. Un'intera generazione si annoia, tutti lo sanno, nessuno fa nulla. I padri hanno letteralmente combattuto per dare ai figli un benessere e una libertà che per loro diventano una condanna alla noia. Scoppia una bolla di rabbia e protesta. Ma veniamo finalmente a noi, ci sono buone notizie. La controcultura di 40 anni fa ha sconfitto la noia e ottenuto altri benefici minori. E adesso? Adesso benvenuti nel presente, dove annoiarsi non è più un problema. Benvenuti nel presente, dove annoiarsi è vietato. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Ma io sono abbastanza affamato. Sono abbastanza folle. Steve, mi stai facendo venire l'ansia. Cerchiamo di capirci un attimo meglio. Steve Jobs è l'esempio perfetto della retorica ottimista del nostro tempo. La routine casa-fabbrica non c'è più, il lavoro è creativo e ci si costruisce il proprio futuro semplicemente seguendo due massime. Continua a cercare e non ti fermare, e la celebre stay hungry, stay foolish. Siate affamati, siate folli. Quando troverai il lavoro che ti piace, non lavorerai un giorno nella tua vita. Sarà la tua creatività a realizzarti. Il succo del messaggio è semplice. Dentro di te è nascosta una perla preziosa. Adesso non puoi sapere come, ma un giorno, se sarai abbastanza bravo, verrà fuori e anche tu sarai ammesso nell'Olimpo delle persone realizzate. Fidati. Se uno si impegna, ce la fa. E se non ce la faccio? Io non voglio essere come i miei genitori. Io voglio essere felice. Ma se mi guardo dentro non vedo nessuna perla. Vedo solo veloci momenti di gioia, luci fioche in un mare di merda. E se non ce la fai? Se non ce la fai è perché fai schifo, caro mio. Vuol dire che non ci hai creduto, che non hai studiato, che non hai lavorato abbastanza duramente. Il fatto che tutti possano farcela non significa che tutti ce la faranno. Devi mettercela tutta. Tutta la tua vita conta. E se quel tutto non basta, vuol dire che hai sbagliato da qualche parte. O forse che sei tu ad essere sbagliato.
Non devi cercare altrove le responsabilità del tuo fallimento. Tutte le responsabilità ricadono su quella brutta faccia che vedi allo specchio ogni mattina. La colpa è solo tua. 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 Restiamo seri. Non tutti possiamo arrivare al successo o al lavoro dei sogni. E lo sappiamo benissimo che nessuno diventerà mai Steve Jobs o Bill Gates o Salvatore Aranzulla. E quanti invece finiranno a fare lavori frustranti e poco gratificanti. Eppure continuiamo a comportarci come se il successo fosse lì, dietro l'angolo. Ma non è tutto qui. Riprendiamo per un attimo la definizione di ansia. Una sensazione di intensa preoccupazione o paura relativa a un stimolo specifico associato a una mancanza di risposta da parte dell'organismo a una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso. Due sono gli elementi importanti di questa definizione. Il mondo che ci circonda, quindi in generale quello che succede fuori di noi, e il modo in cui noi reagiamo, l'incapacità di adeguarsi, la sensazione di non essere all'altezza. Eppure quelle pubblicità di automobili, le storie su Instagram, persino i versi delle canzoni o le frasi dei cioccolatini ci ricordano che per stare bene basta vivere la propria vita, essere se stessi e amare ciò che si fa, come se la perfezione di nuovo fosse lì, fosse come una mela che aspetta solo di essere colta. Un tramonto stupendo sulla spiaggia di Barcellona, no filter. Un festone Erasmus ad Amsterdam, io c'ero. E poi le coppie nelle canzoni e nei film, tutto questo ci fa stare male. Ci fa sentire come non essere nel posto giusto, ci fa sentire come se avessimo perso un'occasione, come se avessimo fallito un test. Del resto è esattamente così che funzionano i segreti pubblici. Anche se le cause sono strutturali, tutta la responsabilità viene schiacciata sul singolo individuo. Hai fame? Te lo meriti? Sei annoiato? È un tuo problema. Hai l'ansia? Beh, forse allora è il tuo cervello ad essere sbagliato. O forse è soltanto un mondo ostile che pretende da noi una perfezione irraggiungibile. Ho l'ansia. È perché non hai fatto abbastanza likes. Ho l'ansia. È perché non hai dato il meglio in quell'esame. Ho l'ansia. Ma la colpa è tua, non lo vedi come sono felici e tranquilli e realizzati gli altri? Il critico culturale inglese Mark Fisher chiamava questa situazione privatizzazione dello stress, riferendosi proprio a questa tendenza a negare ogni possibile origine sociale del disagio psichico. È un'interpretazione riduttiva che impedisce di andare oltre la propria esperienza per vedere cosa la accomuna a quella di tutti gli altri. Cos'è che unisce tutti questi vissuti estremamente diversi che noi raggruppiamo genericamente sotto il nome ansia? Due persone potrebbero presentare sintomi estremamente diversi e tuttavia dirsi entrambe ansiose. Per uscire da questo groviglio forse possiamo guardare al passato. In effetti lo stesso Fisher si chiedeva come è stato possibile e tollerabile che così tante persone, e soprattutto così tante persone giovani, arrivino a soffrire questo disagio. Come è stato possibile che l'ansia diventi il segreto pubblico di un'epoca, come prima lo erano state la miseria e la noia. Un uomo torna a casa dalla fabbrica e ha fame. Torna a casa dall'ufficio e si annoia. Oggi torniamo a casa dalla scuola, dall'università, dal lavoro e abbiamo l'ansia. Contro la miseria e contro la noia abbiamo già combattuto. Forse è arrivato il momento di combattere contro l'ansia. Che cosa facciamo allora? Finché un segreto pubblico rimane tale, non c'è molto che si possa fare. Tutti lo sanno, nessuno ne parla. E senza dubbio la terapia, andare dallo psicologo è qualcosa di molto utile che fa tutto il bene a moltissime persone, ma non basta. Non basta a dissolvere quella cappa di fumo e incomunicabilità che avvolge chi soffre di ansia. E allora forse la prima cosa da fare è cominciare a parlarne seriamente, rendersi conto che le cause vanno molto al di là dei singoli individui, che non è solo colpa di noi poveri stronzi. E che qualcosa si può fare, qualcosa si deve fare, e io qualche idea spero di avervela data.